Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Allora ragazze, oggi facciamo il secondo taglio post seconda settimana di Inversion Method. Se vi ricordate, nel video del primo taglio che trovate in alto alla vostra destra nella schedina, avevo effettuato il taglio utilizzando soltanto un elastico ed ero partita da 128 cm e durante il taglio avevo eliminato 8 cm di lunghezza, quindi portando la lunghezza complessiva della mia chioma a 120 cm. Allora, io ho misurato i miei capelli l'ultima volta giorno 10 di ottobre, che è stato il giorno in cui ho iniziato il secondo ciclo di Inversion Method, ed erano a 123 cm. Oggi è giorno 23, quindi devo misurare, sono passati 13 giorni in più, comunque andremo a misurare per verificare la lunghezza di partenza e così capire da che dato partiamo, e andremo a spuntare, quindi non sarà un taglio particolarmente importante come quello che è stato invece quello degli 8 cm, che non sono tantissimi magari per alcune, però per me che ho una lunghezza considerevole sono comunque molti centimetri. Però, come vi dicevo in un video che trovate sul canale, sto effettuando questi tagli a cadenza dopo l'Inversion Method per eliminare quella parte della chioma che è ancora diciamo così reduce, vittima di vecchi trattamenti, piastre, arricciacapelli, tinture sintetiche degli anni scorsi, che comunque ancora mi porto dietro. Non saranno dei tagli drastici o importanti, quindi questo è un percorso che sarà un po' lungo da fare. Non posso eliminare tutta quella parte che io reputo problematica in pochissimo tempo, dal momento che sto preservando la lunghezza. Allora, rispetto al vecchio taglio, oggi utilizzeremo uno strumento differente, ovvero il Crea Clip. Sicuramente molte di voi ne hanno sentito parlare di questo strumento per tagliare i capelli. In realtà è uno strumento che io ho utilizzato soltanto una volta in passato e non mi ero trovata assolutamente male, poiché è uno strumento che fa da guida al taglio, quindi vi permette di effettuare il taglio da sole senza incorrere in drammi, incertezze, problematiche comunque inerenti al taglio effettuato da sé, che ovviamente ci possono essere, oppure può anche essere effettuato da qualcun altro sulla vostra chioma. Comunque è uno strumento utile e può rivelarsi un alleato nel momento in cui decidete di effettuare dei tagli che non sono troppo complicati e dei tagli comunque da effettuare da soli su voi stessi. Allora, io oggi non andrò ad utilizzare questo Crea Clip, che è quello un po' più grande, ma utilizzerò questo qua, dal momento che la circonferenza delle mie punte, quindi la massa complessiva del fine chioma, è più piccolo rispetto al girocoda che ho in principio. Questo qui mi consentirà di raccogliere meglio le punte, che ovviamente hanno una massa inferiore rispetto alla zona principale della chioma. Quindi questo qua lo metto via, era semplicemente per farvelo vedere, perché comunque esce insieme. Per evitare problemi durante il taglio e anche per non incartarmi mentre parlo, vi lascerò al voice over. In questo modo sarà un po' più facile anche per voi, sarà anche un po' più facile per me muovermi, perché comunque io ho il filo, non ho un microfono con Bluetooth, quindi mi viene un po' difficile muovermi col filo, l'avete visto anche nel vecchio video. Noi poi ci vediamo dopo il taglio per le nostre considerazioni finali. Allora, eccoci qua. Innanzitutto, prima di iniziare, devo fare una piccola ma doverosa premessa. Innanzitutto vi chiedo scusa per la qualità che prenderà il video da questo momento in poi, perché io ho praticamente cercato di aggiustare quel problema derivante dall'autofocus, che è praticamente quella sorta di messa a fuoco che voi vedete nei video precedenti, che è molto fastidiosa. Quindi che cosa ho fatto? Ho provveduto a scaricare un'app diversa che mi permetteva di togliere questa messa a fuoco automatica, però ovviamente togliendola non mette a fuoco all'occorrenza. Ecco, quindi io mi scuso, ma sono qui appunto per tradurvi anche quello che non riuscirete a vedere. Spero comunque che si capisca, anzi comunque
il video si vede è tutto, semplicemente ci sono questi campi di luce un po' strani e la messa a fuoco, poi vedrete, non è delle migliori. Quindi niente, come al solito ne aggiusto una e se ne sfascia un'altra. Comunque quando vedrete questi campi di luce laterali, ecco, fate finta di essere in paradiso, così almeno andrà tutto bene. Allora, ho misurato i capelli, ecco, come vi dicevo prima, la messa a fuoco non c'è, quindi posso assicurarvi che sono 123 cm di lunghezza. Infatti dall'ultimo taglio fino ad oggi ho messo 3 cm. Quello che voglio appunto farvi notare e tenere a mente è che durante questo tipo di taglio effettuato con il Crea Clip dovete assicurarvi di non avere nodi in tutta la capigliatura, perché questo aggeggio ha dei dentini da una parte e dall'altra, e questi dentini ovviamente nel momento in cui si scontrano con dei nodi che ci possono essere in tutta la lunghezza, ovviamente si bloccano e lo strumento non scorre più agevolmente. Quindi prestate molta attenzione ad eliminare tutti i nodi presenti. Dopodiché chiudete la vostra chioma all'interno dello strumento e bloccatelo con il gancio che c'è lateralmente, e tenete sempre la testa perpendicolare a voi, mi raccomando non abbassate il mento, e mentre state dritte con il viso tirate giù con entrambe le mani questo strumento, tenendolo sempre dritto, mi raccomando. Quindi fate molta attenzione all'inclinazione che potrebbe prendere lo strumento e cercate, ecco, nel limite del possibile di tenerlo diritto. Ovviamente misurate la parte che volete togliere, assicuratevi che corrisponda perfettamente alla misura che volete eliminare. Questi sono 3 cm, come potete vedere sono cresciuti in modo, ecco, un po' sfalsato, quindi comunque ci sono delle zone un po' più lunghe e delle zone un po' più corte. E in questo modo vado a tagliare soltanto i centimetri che voglio andare ad eliminare, senza ovviamente incorrere a sorprese spiacevoli. Rispetto al metodo dell'elastico, questo è un metodo un po' più accurato, un po' più sicuro per coloro che vogliono effettuare appunto un taglio chirurgico, perché comunque si segue una linea guida piuttosto ovvia, ovviamente, essendo una linea guida meccanica come quella appunto della plastica di cui è fatto il Crea Clip. Il metodo dell'elastico è un metodo sicuramente molto accurato, ma magari ha bisogno un po' di essere sperimentato prima, mentre questo è un metodo cui potete affidarvi anche se comunque siete alle prime armi. Bene, adesso io ho eliminato la parte che mi interessava togliere. Come vedete le punte sono perfettamente lineari e apparate. Vedete, questi sono i campi di luce di cui vi parlavo prima. Probabilmente ho piazzato il telefono sotto il vulcano. Comunque adesso vado a pettinare nuovamente i capelli e vado a misurarli per assicurarmi appunto di aver eliminato la parte che mi interessava e non aver tolto di più. Allora, adesso io vado a misurare, e anche se sicuramente non si vedrà per quel problema della messa a fuoco automatica, sono 120 cm, quindi io ho eliminato esattamente 3 cm, quindi sono passata da 123 a 120 cm. Ok ragazze, come avete visto il taglio è abbastanza semplice, diciamo, non è difficilissimo, anche da sole comunque riuscite a portare a termine un taglio fatto bene, dritto, e non dovete utilizzare magari l'elastico se vi sentite un po' insicure o a disagio a utilizzare qualcosa che vi dà l'idea di ottenere un taglio non perfettissimo, mentre con il Crea Clip potete assicurarvi una parità nelle punte e quindi un taglio leggermente più accurato. Ovviamente se avete la possibilità e se
vi sentite magari un po' insicure, un po' incerte nel mettere mano alle forbici, fatevi aiutare da qualcuno che sicuramente, anche se non è un esperto in taglio, in capelli, con questo strumento può sentirsi un po' più agevolato e un po' più rassicurato nel tagliarvi i capelli, quindi non vi preoccupate, può essere utilizzato da entrambe le parti. Avendo ormai tolto 8 cm la scorsa volta e 3 cm questa volta, ho tolto complessivamente 11 cm, quindi se io avessi continuato a farli crescere avrei ottenuto, diciamo, dei risultati considerevoli, però come vi dicevo anche prima, preferisco avere una chioma sana, delle punte piene che mi soddisfano, che mi rendono felice quando guardo i miei capelli, piuttosto che avere una lunghezza a qualunque costo, quelle lunghezze che sono sicuramente disarmanti, sono chilometriche, però poi andandole a guardare nel dettaglio hanno delle punte a lingua di serpente che personalmente a me non piacciono, perché mi sembra che non diano pienezza alla chioma. Le ho portate per tantissimo tempo, queste punte molto sfilacciate, però non lo so, anche quest'estate ho ottenuto una punta così e per quanto i miei capelli non sono danneggiati o rovinati, la visione, la vista delle punte sfilacciate un po' a lingua di serpente, appunto come dicevo prima, mi dava l'idea di un capello che non stava bene. Anche la punta, a mio avviso, quando è piena, quando è sistemata, quando è pari, secondo me anche il capello cambia il modo di essere visto dall'esterno, quindi credo che sia già un aiuto e secondo me, poi ovviamente è una scelta assolutamente personale, ci sono persone che preferiscono un taglio scalato o con le punte più appuntite, ma personalmente credo che dia una pienezza diversa alla chioma. Correggetemi se sbaglio o se magari la pensate così come me. Niente, ovviamente le mie punte sono leggermente più piene della scorsa volta, perché ovviamente salendo si sono un po' più volumizzate. Ovviamente non c'è molta differenza, sono soltanto 3 cm, però ero veramente felice di farvi vedere questo metodo, che è un metodo alternativo all'elastico. Prima di chiudere il video volevo informarvi che probabilmente non sono molto sicura che farò il terzo taglio post inversion method. Probabilmente vorrei fare passare un po' di tempo e farli allungare un pochettino. Vorrei lasciare magari che crescano un po' e avere come punto limite dei centimetri in più rispetto ai 120 centimetri che sono stati praticamente il mio punto limite fino adesso. Vorrei che i miei capelli crescessero leggermente di qualche altro centimetro per poi fare il taglio, quindi non farlo subito dopo la fine della settimana di inversion, ma farlo un po' più oltre al periodo di inversion method, così da fuoriuscire dalla zona dei 120 cm, ma comunque un taglio in programma. Niente ragazze, io spero di esservi stata utile, o almeno se conoscevate già questo metodo spero di avervi intrattenuto, e io spero sempre che voi vi troviate bene all'interno del mio canale YouTube, perché mi piace che voi guardiate i miei video con tranquillità, serenità, e che comunque possiate sempre trovare, anche se conoscete gli argomenti, qualcosa che può fare al caso vostro, perché la cosa che mi piace tanto è poter essere utile a chiunque o in qualunque parte, ovviamente nel limite delle mie possibilità. Io spero di avervi detto tutto. Se ci sono ovviamente delle perplessità potete lasciare tranquillamente un commentino giù nell'area commenti, io sarò molto felice di rispondervi. Io adesso vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video.